Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale, ma c'è qualcosa che non va? Scusate un attimo che sistemo, Ok, perfetto, ci siamo. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Come avrete capito, oggi vedremo un argomento veramente interessante. Lo dico sempre quando parliamo di Stable Diffusion, ma spesso le cose sono estremamente interessanti con questa I, e cioè l'utilizzo di Suppeer. Questo modello non è un upscaler, ma aiuta a migliorare le immagini. Noi lo utilizzeremo per migliorare un upscale ed è il procedimento che viene più utilizzato. Potete anche usarlo per migliorare le immagini, per fare dei restauri e cose di questo tipo. Vi avviso subito che il workflow che andremo a vedere oggi su ConfUI è veramente molto pesante, però in realtà anche con la mia 2070 con 8 GB si riescono ad avere buoni risultati. Andiamo a vedere subito su ConfUI il workflow che vi ho creato, prendendo spunto da due youtuber che ho messo in descrizione, che come me condividono il loro workflow e aiutano tutta la community a sviluppare questa web UI, ma comunque Stable Diffusion in generale, che senza di noi dove sarebbe arrivato? Ma andiamo a vedere nella guida come funziona Suppeer. Come sempre, come step iniziale facciamo un bel update all, così siamo sicuri di partire con i nodi aggiornati e tutto quello che serve per poter generare. Controlliamo sempre nel prompt che faccia tutto, lui controlla, vede ogni nodo installato e fa un confronto con i propri repository su GitHub se c'è qualcosa di nuovo. Ovviamente più nodi avete e più questo processo può prendere tempo. Io ne ho messi un po' su, ma non è detto che voi ne abbiate così tanti, potrebbe metterci poco, potrebbe metterci tanto. Non preoccupatevi ad installare nodi perché sono semplici cartelle nella cartella di ConfUI. Se volete cancellarli potete farlo semplicemente andando nell'indirizzo che vi riporta qui e cancellate la cartella, ma solitamente questi non occupano tanto. Quello che occupa sono i modelli annessi a determinati nodi o per determinate generazioni. Allora ci ha aggiornato tutto, ma vedo che mi ha fatto un faded, devo aver cambiato qualcosa. Vabbè, facciamo restart, ok, al browser. Lui in questo momento parte con la vera installazione e poi rilancerà come sempre la web UI di ConfUI. Perfetto, finito, ci ha rilanciato la web UI. Ora chiudiamo però il prompt, ignorate pure che vi dice reconnecting sulla web UI perché tanto può rimanere aperta e possiamo aggiornarla dopo. Andiamo nella cartella di ConfUI e a questo giro dobbiamo fargli l'aggiornamento al PyTorch e all'Xformer perché Suppeer vuole delle versioni aggiornate e nel dubbio è meglio aggiornarle. Di conseguenza fate un doppio clic qua sopra, lui fa un controllo generale e vi dice di premere un tasto per continuare. Fate anche invio. A questo punto controlla effettivamente se avete tutto aggiornato secondo le ultime versioni, altrimenti vi scarica solo quello che serve. In questo passaggio potrebbe scaricarvi anche pacchetti da diversi giga. Fate attenzione di conseguenza se dovete lasciare in download per diverso tempo. Io ho tutto aggiornato e faccio invio, così mi chiude il prompt. Ora rilancio ConfUI. In questo momento le ultime versioni sono la 2.3.0 per il PyTorch e l'Xformer 0.0.26 post 1. In base a quando vedete questa guida potrebbero esserci versioni più recenti e ovviamente vi scaricherà quella versione. Ora possiamo caricare i workflow di oggi di Suppeer. Fate load e fra tutti i miei workflow aprite quello dedicato a Suppeer. Facciamo apri. Ovviamente a me non dice niente perché ho già tutto quello che serve, invece a voi verranno i vari nodi rossi se non avete quelli che servono, facendovi direttamente la lista di tutto quello che manca per poter avviare il workflow. Chiudetela pure e fate manager, install missing custom node e qua vi troverete la lista di tutti i nodi da installare per poter avviare questo workflow senza problemi. Fate installa tutto, quando avete fatto fate il restart della web UI e a quel punto dovreste vedere tutto quello che serve per Suppeer, ma gli servono anche i suoi modelli. Perciò una volta che ritornate nella web UI fate install models, qua in alto cercate Suppeer e dovete scaricare questi modelli. Ora io ho scaricato questi qua FP16 perché sono ottimizzati e non avendo una scheda video ultra potente ho preferito questa versione. Se voi avete una scheda video recente anche con tanti giga di VRAM prendete pure le versioni normali, dato che a quanto pare hanno una qualità leggermente superiore. Fra i due modelli quello consigliato per fare un
po' tutto è questo qui con la Q, mentre questo con la F è leggermente peggio, ma va meglio in alcune circostanze. Se non sbaglio, quando ci sono immagini dove c'è dell'illuminazione particolare da recuperare come qualità, ma non ho capito esattamente in che situazioni è meglio usarlo, dato che tutti usano la versione Q. Una volta fatto install, come sempre qua scarica e mette nella cartella, non fa nulla di più. Fate close anche qua, e come sempre fate refresh in modo tale che vi carica i vostri modelli come li avete chiamati voi. Parto dicendo una cosa su questo workflow. Allora, a me è capitato in rare occasioni che facesse errori senza motivo. In queste situazioni dove non si capisce perché fa errori, basta che chiudete con FUI e lo riaprite. Però sono situazioni molto rare che mi sono capitate alcune volte e non ho capito esattamente il perché. Partiamo dall'immagine. Quelle che vedremo oggi sono esattamente queste. A parte sto sgorbio che mette da solo ogni volta, le ho realizzate io, ovvero questa qui che è a 256x256 e l'ho volutamente sgranata per ricreare un po' un'immagine a bassa risoluzione. Questo cavallo che è a 256x256 ma l'ho un po' sfocato io, sempre per ricreare un effetto un po' danneggiato. E poi c'è questa generazione con Stable Diffusion XL che è 1024x1024 e vedremo come orientarci su questo tipo di immagini. Ultima osservazione: Supir non è un upscaler, Supir sistema l'immagine, noi poi facciamo il passaggio per fare in modo che aumenti la risoluzione e poi sistemi quello che viene fuori. Partiamo dalla prima, cioè questa, il cavallo. Io carico l'immagine, come sempre in ogni blocco io metto le note per cercare di spiegare il più possibile cosa fa un determinato blocco, e ovviamente i blocchi li metto in base al mio ragionamento e spero che possa essere semplice un po' per tutti. Allora, partiamo dall'immagine. È un solito load image dove caricate la vostra immagine di partenza. Considerate che questo procedimento fa un upscaling, di conseguenza occhio a quanto mettete grande l'immagine di partenza, perché poi nei passaggi successivi verrà aumentata di risoluzione. Questo blocco passa l'immagine a quest'altro che è diviso in due parti. La prima è esclusivamente di controllo, la seconda invece va a intervenire sull'immagine per vedere se la risoluzione è giusta e nel caso va a cropparla, cioè a ridimensionarla. Il primo passaggio controlla altezza e larghezza e fa un calcolo, vede se è divisibile per 32 e vi dà un risultato che apparirà qua. Se il risultato è con la virgola, allora non va bene per lui, se è senza virgola allora va bene, ma questo passaggio non va poi a passare dati da qualche altra parte, è solo per controllo e per farvi un'idea voi. Adesso, per farvi capire, farò una generazione in modo da creare tutti i dati e tutte le anteprime. Perfetto, ha generato e vediamo che sono arrivati i dati nei vari nodi. Adesso vedremo anche quelli dopo. Qui in alto potete notare che questo workflow sul mio computer ha preso 7 minuti per fare l'immagine che vedremo dopo. Lo so, non è poco, e vi posso dire che se volete fare cose più complesse le tempistiche potrebbero anche salire. Infatti credo convenga avere una bella scheda video con un po' di giga di VRAM, però anche così si riescono a fare cose interessanti secondo me. Ha preso la risoluzione giusta, cioè 256x256, l'ha divisa per 32 e ci dice che è 8. Vuol dire che le tile che farà dopo saranno ok. Nel secondo blocco prende la risoluzione e fa un controllo se è moltiplicabile per 32. Se non va bene fa un crop, cioè se qua non fosse stato giusto perché è già giusta l'immagine, avrebbe fatto un taglio mantenendo la posizione che gli dicevo io. In questo caso è al centro, ma potevo dirgli parti da sinistra, parti da destra, dall'alto, dal basso, e il resto che avanza lo tagli. Ora, perché io ho fatto questi due passaggi? Perché secondo me conviene partire direttamente giusti. Se vedete che qua sballate, non fategliela croppare a lui, perché non avete un totale controllo di quello che fa. Ok, qua gli dite dove tagliarla, l'offset e tutto quanto, ma se volete fare una cosa fatta bene, partite da una immagine che è già giusta come risoluzione, che possa stare dentro a un valore di questo tipo. Ma quali sono le risoluzioni giuste? Se fate quelle di Stable Diffusion XL ci siete senza problemi, altrimenti fate la quadrata mantenendo multipli di 256, di 128, tutti i tipici numeri dell'informatica, 1024 e cose così. Questa preview serve proprio a vedere come ve l'ha croppata, come ve l'ha ridimensionata. Se non vi piace almeno potete fermarlo e fargli fare un'altra generazione. Una volta fatto questo passa al secondo blocco che crea la vera risoluzione che verrà poi elaborata da Supir. Come dicevo prima, Supir non è un upscaler ma fa solamente un restauro dell'immagine. Questo è il vero upscaling. Lui prende la risoluzione che arriva da questo blocco, che è 256x256 in questo caso, la moltiplica per un valore che gli
vediamo qui, e questo è il valore per quanto verrà ingrandita l'immagine. Fate attenzione di conseguenza a che valore mettete. In questo caso, mettendo 4 viene fuori 1024x1024, che è ancora accettabile, ce la fa senza problemi il mio computer. Ovviamente avete visto in 7 minuti per far tutto quello che viene dopo. Se qua mettete un valore di 10, capite che inizia a diventare esagerato, ma tutto dipende dall'immagine iniziale. Se qua avevate 1024x1024 mettete 4, diventerà 4000x4000 e poi la generazione diverrà molto pesante. Fatto questo upscaling della risoluzione, potete vedere la preview. In realtà la preview non è bella perché non è un upscaling come quello col modello, dove cerca di restaurare l'immagine. Qua semplicemente aumenta la risoluzione secondo il valore che gli abbiamo dato noi, ed è un 256 portato a 1024. Questa immagine poi viene mandata a due blocchi in particolare: quello di elaborazione di Superior, che è esattamente questo qua verde, e quello di generazione delle tiles. Ora guardiamo prima di tutto quello di generazione, perché poi si incastrano gli altri che arrivano dopo. Quello di generazione è la tipica generazione da Stable Diffusion, ma con i nodi di Superior. Qui abbiamo il caricamento del modello, che scegliete quello che volete voi. Io in questo caso ho messo Sleipnir, ma potete mettere veramente il modello che preferite voi. Passa tutto quello che serve a Superior Model Loader, che è in versione V2. Qui gli caricate la versione che avete scelto. Io ho messo l'FP16 in versione Q. Se voi preferite quello non FP16 mettete l'altro. Per la mia generazione ho dovuto mettere FP8 UNET perché altrimenti diventava troppo pesante e complicava tutto. Se non avete problemi di VRAM e avete una scheda video recente, potete anche non metterlo questo. Come Diffusion D-Type lasciate pure su auto, ma se preferite forzarlo potete fare FP16, BF16 o FP32. Generalmente lui capisce in base all'immagine che avete messo come può salire o come può scendere di precisione di diffusion. Se invece volete forzarlo mettete quello che volete voi. Ricordatevi che FP16 ovviamente è meglio di FP8 ma richiede più VRAM, così come FP32 ha una richiesta ancora più alta, mentre BF16 è una via di mezzo fra tutte e due, chiede meno VRAM ma ha una qualità quasi come quella dell'FP32. Questo è supportato solo dalle schede video recenti, se non sbaglio dalla serie RTX 40 si può utilizzare. Se lo impostate qua in modo manuale dovete farlo per tutti i nodi dove chiedono il D-Type, anche qui e anche qui. Io vi consiglio di lasciarlo su auto, che sceglie lui come farlo. Mentre con High VRAM gli dite di lasciare il modello in VRAM in modo tale da poter fare altre generazioni più velocemente. Questo serve se avete una scheda video con tanti giga di VRAM. Fatto questo passaggio ci sono questi qui dove arriva il denoiser, l'encode e il conditioner. Per quanto riguarda il Superior denoiser, il first stage, abbiamo l'encoder tile size e il decoder tile size, che poi si ripetono anche nei nodi successivi. Per vedere questo andiamo al blocco qui in alto. Come primo passaggio gli passiamo la risoluzione dell'immagine aumentata di risoluzione. Lui non vede il 256x256 ma vede 1024x1024 ed esce solo con la larghezza e la porta in questo blocco, dove questi due blocchi essenzialmente dividono questa risoluzione per 2 e per 4, creando il tile size e il tile stride. Questi due valori devono essere sempre correlati, cioè il primo deve essere il doppio del secondo, o se preferite il secondo deve essere la metà del primo. Vedete qua c'è 512 e qua deve essere 256 e così via. Questa cosa potete variarla qui, ma come va a incidere? Lui poi, facendo la sua elaborazione, mi mostra cosa ha creato, ovvero 9 quadrati che vanno leggermente a sovrapporsi con l'immagine, vedete? Lui poi mi farà 9 elaborazioni. Questa cosa potrebbe velocizzare la singola elaborazione della tile ma allungare il tempo perché ne deve fare di più. Io vi consiglio di lasciare questa impostazione sempre se non avete una scheda video abbastanza potente, perché le tile più sono piccole e più riuscite a elaborarle in modo semplice, più sono grosse e più l'elaborazione diventa veramente lunga. Io mi sono trovato bene con questi valori di 2 e di 4, ma tutto dipende dalla risoluzione iniziale che mettete. Questo valore così calcolato io poi l'ho mandato a tutti i passaggi successivi dove veniva chiesto il tile size e il tile stripe, in modo tale che lui gestisse da solo quello che serviva
successiva per arrivare dopo. Capite che in questo modo abbiamo dei dati perfetti perché ha delle tile con una risoluzione che a lui piace e che è divisibile per 32 perché così gli va genio e i controlli che abbiamo fatto prima servivano a questo. Il passaggio successivo è il conditioner, dove si prende la latent dal denoiser, il modello che arriva dal nodo Superior Model Loader e poi il prompt. Per elaborare il prompt ho usato questo nodo che si chiama VD14 Tagger. Lui cosa fa? Guarda l'immagine che gli abbiamo dato e automaticamente crea il prompt, però descrivendolo come farebbe Stable Diffusion e aiutandolo a generare una cosa più coerente. A questo poi potete aggiungere anche altri token che potrebbero aiutarlo, come per esempio bad quality, blurry, messy, o mettete quello che volete voi. E tutto questo viene passato come positive e negative al suo sampler. Questo è quello che lavorerà per Superior ed è il suo nodo dedicato a questo. Abbiamo diversi valori che troviamo sempre, come i seed, come il CFG e altre cose, ma alcuni sono suoi dedicati. Gli step mettete quelli che mettereste con il modello in particolare. L'EDM S-Churn è un valore che è consigliabile fra il 5 e l'1. I valori che vedete qui sono una conseguenza di vari test, ho visto che così viene bene, ma non è detto che dovete tenerli così. Come dico sempre, se volete sperimentare non fatevi problemi ma pasticciate, poi tanto ricaricate il workflow come era prima, anzi qualsiasi cosa spostate come volete voi, nel momento in cui chiudete il workflow, fate clear e lo ricaricate, torna esattamente come era il workflow all'inizio. Non fatevi problemi a spostare cose, tanto finché non salvate non rimangono così, rimangono se chiudete e riaprite con FUI senza fare altro. Less noise è un altro valore che è utilizzato fra l'1.003 e l'1.001, così come il DPM++ che alcuni lo variano fino ad arrivare a 0.10 ed altri lo lasciano a 1. Allora qui non è così chiaro esattamente come utilizzare questi dati perché dipende dall'immagine che mettete, dipende dal vostro computer come regge e qualsiasi cosa che può esserci nel mezzo. Io vi dico, dei test che ho fatto li ho lasciati così perché pasticciandoci su mi venivano immagini peggiori. Se voi volete provare magari mettete l'EDM a 1 o a 2, non andate oltre il 5. Come stessa cosa qua, provate fra il 3 e l'1 com'è e stessa cosa provate fra l'1 e il 0.10 cosa vi cambia. Io vi consiglio sempre di farlo a turni, non tutto insieme perché sennò non capite qual è il valore che vi ha fatto un risultato migliore. Mentre per il CFG scale e il control scale li ho fatti andare insieme dentro a dei valori che vengono impostati in modo univoco, ma voi potete usare anche lo start e l'end in valori diversi. Io ho preferito farlo con un valore unico, per esempio il CFG scale a 0.50 e il control scale a 0.90. Questo comanda sia lo start che l'end, così come questo comanda sia lo start che l'end. Per quanto riguarda invece i sampler ci sono 4 tipi. Abbiamo il restore come DPM++ 2M e il restore EDM. Fra questi due quello che viene consigliato come qualità velocità è il DPM++ 2M, ma da come dicevano l'EDM ha una qualità superiore anche se rende più lenta l'elaborazione. Per aiutarvi in questo potete usare le versioni tiled e visto che tutto il workflow è organizzato per usare queste versioni direi che è consigliabile usarle, ma fate sempre delle prove voi se preferite o meno in base ai risultati che ottenete. Anche in questo caso con i tiled ci sono le versioni DPM++ 2M e l'EDM normale. Io per fare queste elaborazioni userò il tiled restore DPM++ 2M. Fatta questa elaborazione passa al suo VAE che vedete ha già la spunta su true e su use tiled VAE per fare in modo che sia ancora più veloce da elaborare e arriva al primo confronto fra l'immagine ingrandita diciamo dal passaggio iniziale e quella elaborata con Superior. Prima di passare alla compare però fa un color match, ovvero cerca di dare lo stesso colore a questa elaborazione con quella dell'immagine originale. Una volta fatto il color match però c'è un passaggio qua prima di arrivare all'immagine vera e propria. Lui prende quello uscito dal color match e la upscala usando però un modello. Questo l'ho fatto io per fare in modo di aumentare un po' la risoluzione perché fino a qua siamo a 1024x1024. Ho usato l'ultra sharp ma c'è un problema di base e sembra un giro un po' stupido però ha un suo perché. Qui non abbiamo controllo e lui me la fa 4 volte tanto e diventa 4000. Per il passaggio che c'è dopo è troppo alto questo valore e almeno sul mio computer non ce la fa a farlo. Cosa faccio allora? La riabbasso perché in questo modo l'ho aumentata con un modello di upscaling ma la riabbasso al 0.50, cioè la faccio diventare 2K. Facendo così
così recupero ancora un po' più di dettaglio. E qui possiamo vedere il risultato di questo primo passaggio con Superior, con l'upscaling, il downscaling, e quello che vediamo ovviamente non è questo il risultato. Questa è l'immagine aumentata da 256 a 1024 e anche un po' zoomata, e questo è il risultato vero e proprio. E sì, fa un effetto veramente incredibile, perché non sembra vero che sia riuscito a recuperare dei dettagli del genere da un'immagine così piccola e così sfocata. Ma fatto questo, a me non convinceva completamente. Volevo dargli un po' più di dettaglio, allora ho deciso di fare una cosa. Prendo l'immagine da come esce da qua e la faccio passare dentro un refiner. Questo non dovete farlo per forza. Se voi siete già contenti come viene lì, semplicemente da qua, in questo punto, fate Save Image e vi salvate l'immagine se siete già contenti così, e togliete tutto quello che viene dopo e vi alleggerite il workflow. Se invece volete farlo completo come l'ho pensato io, l'immagine passa qua sotto. Usa sempre un modello Stable Diffusion XL, quello che avete scelto, ma gli carico un LoRa. Per esempio gli ho messo a Detail XL, ma potete mettere il LoRa che preferite. Trasforma l'immagine in una latent usando sempre il Thalid, che così va un po' più veloce. Il positive lo prendo da sopra e il negative glielo ricreo qua con le stesse cose. Qui l'ho impostato come farei sempre con un keysampler e con Stable Diffusion XL. Una grossa differenza è che il denoise è veramente messo al minimo, vedete, 0.05. Non mi deve cambiare l'immagine, deve semplicemente aggiungere qualche dettaglio in più, quel poco che serve. È vero che uno dice, caspita, perdo un po' di tempo a fare sta cosa, perché elaborare anche a 2K non è poco, cioè ci metto un bel po', avete visto 7 minuti per far tutto, però qualche dettaglio lo metto in più. E ripeto, se non volete fare questo passaggio, evitatelo direttamente, lo saltate. Poi cosa succede qui? Gli aggiungo un pochettino di sharpen, perché ho visto così gli aggiungo un pochettino di dettaglio che male non fa, e alla fine arriviamo a questo. Questa è l'immagine di Superior e questa è l'immagine con il refiner. Se zoomiamo un po' di più, vediamo che aggiunge un pochettino di dettaglio e un pochettino di precisione. Su alcune immagini si nota di più, su altre si nota un po' meno. Non aspettatevi di conseguenza differenze abnormi. E fatto tutto questo, ci salva la nostra immagine. Questa immagine qui, se apriamo la cartella di output, è uscita a 2048x2048 ed è esattamente così. Se pensiamo da dove siamo partiti, è veramente pazzesco. Ora, quando buttate dentro un'immagine, considerate tutto questo passaggio e tutto quello che può fare. Se voi mettete un'immagine da 1024 e qua gli lasciate un fattore di 4, di 6 o di 8, immaginate cosa viene fuori, anche perché poi qua lo upscala un'altra volta. Se invece non volete fare un upscaling nell'elaborazione, allora qua mettete 1. Se gli mettete 1, lui andrà solo a sistemare l'immagine senza andare a modificare la risoluzione. Se invece non volete fargli l'upscaling in questo pezzo e appesantire il refiner dopo, semplicemente dall'image qui uscite e andate direttamente al Vine Code, dove poi elabora successivamente. Così tagliate l'upscaling e al keysampler di Stable Diffusion XL gli arriva una risoluzione più bassa senza l'upscaling in mezzo. Adesso facciamo una prova mettendo sempre qua 4. Una cosa che vi posso dire è che non sempre sistema perfettamente le cose, soprattutto quando ci sono in mezzo magari mani e robe del genere. Fate attenzione a cosa mettete e cosa vi elabora. Ora, per esempio, la domanda è: la ragazza dovrà essere precisamente chi era nell'immagine o potrà assomigliarle? Perché se deve essere esattamente lei può diventare problematico, perché è difficile che venga esattamente la stessa persona. Se invece basta che gli assomigli perché dovete restaurare un'immagine da usare poi in qualsiasi altro contesto, allora già è un altro discorso. Ma proviamo a farlo elaborare e vediamo come viene. Perfetto, ha completato e ci ha messo 6 minuti e 33, leggermente meno di prima. Ora ha fatto tutti i passaggi che abbiamo già visto, sempre le tile, e vediamo come arriviamo in questo punto. Immagine sgranata iniziale e immagine sistemata da Superior, che vedete non è perfetta, ha qualche difetto. La mandiamo sempre al refiner che fa la sua pulizia, aggiunge dettagli e qualcosa sistema. Ora considerate che questa è un'immagine che ovviamente arriva da 256x256, non può fare
fare sicuramente miracoli, e già così mi sembra comunque un ottimo risultato, e volevo proprio estremizzare questo risultato per farvi capire quanto potente è questo strumento. Però proviamo per esempio a fargli fare solo una sistemazione di un'immagine elaborata in Stable Diffusion XL. Questa qui è già 1024x1024 e si vede già abbastanza bene, però facciamogli fare da upscaling. Io gli dico che qui me la deve moltiplicare per 2, diventa 2000 così, mentre di qua potete scegliere lo scale by, quanto deve diminuire, cioè il 50 la divide a metà, ma in questo caso andiamo a mettergli lo scale down in un fattore maggiore, perché qua, essendo lo 2000 per 2000, una volta che arrivo in questo punto mi diventa 8000, perché 2000 per 4 diventa 8, anche se me lo divide a metà sarebbe comunque 4000, e glielo impostiamo a 0,25, così dovrebbe ritornarmi a un 2000 per 2000, e con questa risoluzione io ce la faccio a generarlo. Le risoluzioni più alte mandano completamente in pappa tutto, e lo facciamo generare. Ha terminato di generare e vedete che la tempistica è leggermente aumentata, siamo arrivati a quasi 12 minuti, che sono tempistiche molto alte rispetto alla generazione normale, considerando che in meno di un minuto ti genera con Stable Diffusion XL, almeno sulla mia scheda video, qui significa enormemente di più. Allora questa è la generazione messa a confronto con quello originale, vedete che comunque c'è un aumento del dettaglio, e già volendo questa potrebbe andare bene. Se vi accontentate di questo risultato e non volete niente di più, come dicevo prima, basta uscire di qua e salvare l'immagine, mentre il passaggio con Stable Diffusion XL, per aumentare ancora un pochino il dettaglio, fa questo cambiamento. Vedete che qualcosina l'aggiunge ancora. Se vedete che c'è troppo sharpen, semplicemente diminuite questi valori. Io li ho già messi a metà rispetto a come erano inizialmente, ma magari è troppo forte e si nota troppo, o volendo lo togliete proprio questo passaggio se non vi piace. Poi, come in tutti i workflow di ConfUI, è personalizzabile al massimo, e come avete visto ogni impostazione che mettete qui può cambiare anche drasticamente il risultato finale, e tutto è strettamente legato alla vostra scheda video. Però già con questo workflow dovreste riuscire a fare un upscaling migliorato con Supir con dei risultati estremamente interessanti, soprattutto se partite da immagini non troppo sgranate, non troppo piccole e che hanno già un bel dettaglio. Molti anni fa, quando vedevamo gli episodi di CSI e il restauro che facevano sulle immagini tipo di videosorveglianza o di foto fatte a macchine distanti chilometri, ci sembravano applicazioni impossibili di tecnologie che non sarebbero mai arrivate. Non dico che siamo a quel livello lì, però ci siamo abbastanza avvicinati, perché anche con immagini veramente messe male si riesce ad avere un recupero estremamente alto. Certo, il discorso è diverso se avete un'immagine che deve essere restaurata perfettamente come era in origine. Lì diventa più difficile, perché potrebbe generare proprio da zero cose che non c'erano nell'immagine originale, ed è per questo che su visi, su dettagli come testo e cose così diventa più complesso. Sarebbe magari da aggiungerci il ControlNet o maschere che vanno a indirizzare in un determinato modo, però capite che già usarlo così vedrete che è abbastanza pesante. Come modello è veramente pazzesco se usato bene, con i suoi settaggi e con il giusto flusso. Ovviamente, come sempre, potete prendere quello che ho fatto e aggiungere pezzi, toglierli, ottimizzarlo, un po' come dicevo all'inizio ho fatto io con i workflow da cui ho preso ispirazione. Se non l'avete ancora fatto, allora iscrivetevi e commentate se riuscite a fare l'upscaling, se vi trovate con questo modello. E ricordatevi sempre che c'è il server Discord, dove ci sono i vari canali, dove è possibile anche parlare in modo più ampio, e trovate anche tutti i link delle guide in modo un po' più riassuntivo. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!